Oggi più che mai, per attirare nuovi clienti, devi assolutamente mostrare alla tua audience le tue competenze. Ma come puoi fare? Beh, di certo non puoi andare a suonare i campanelli di tutti i potenziali clienti per spiegare porta a porta quali sono le tue skills e le tue tecniche. In realtà nessuno ti vieta di farlo, però i risultati sarebbero molto probabilmente pessimi. Per mostrare al tuo pubblico le tue competenze, potresti usare un blog nel quale puoi periodicamente scrivere post correlati alla tua attività, poi li puoi condividere sui social media per aumentare appunto la loro visibilità. E di certo questa tecnica, se fatta bene con impegno, funziona. Però, non esiste solo il blog. Invece di far leggere il tuo pubblico, potresti farlo ascoltare. E questo di certo ha i suoi vantaggi, perché con un paio di cuffie si può ascoltare una lezione, una storiella, un'intervista, una filastrocca, ad esempio mentre si corre, mentre si guida, mentre si mangia o mentre si fa ginnastica. Ma come si fa a realizzare un podcast capace di raggiungere tantissime persone e quindi in grado di assicurarti nuovi e preziosi clienti? Devi partire con il botto, o perlomeno devi provarci, perché è semplice, perché il mondo dei podcast non funziona come quello dei blog. E questo, ovviamente, come puoi immaginare, è da imputare a quelle che sono le piattaforme principali di distribuzione per i podcast, come Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, le quali ti danno l'opportunità ai tuoi podcast di apparire nella home page in base alla categoria. Ma come si fa a guadagnare questo grande onore? Qui sta il difficile. Bisogna avere fin da subito, cioè fin dalle prime settimane, parecchi ascoltatori. Proprio così, gli ascoltatori chiamano ascoltatori. Del resto, immagino tu sappia, nessun libro vende tante copie quanto uno che si può freggiare dell'etichetta di bestseller. Ecco allora che il tuo obiettivo deve essere quello di partire subito col botto, sfornando degli episodi pilota fantastici. Ma come puoi fare? Seguendo questi step. Decidi gli argomenti. È fondamentale partire con le idee ben chiare su quali argomenti si affronteranno puntata dopo puntata e come questi verranno appunto affrontati. Certo, nel tempo il tuo podcast cambierà, si evolverà, ma è importante che lo spirito resti lo stesso fin dall'inizio. Ancora prima di prendere in mano il microfono e di iniziare a realizzare il tuo primissimo episodio, secondo me dovresti individuare gli elementi che renderanno unico il tuo podcast e che dunque attireranno il tuo pubblico. Quali argomenti andrai a trattare nel tuo podcast? Devi scegliere dei topic in linea con il tuo business e che nello stesso tempo siano interessanti per il tuo pubblico, il quale tornerà anche nelle puntate successive per avere nuove informazioni e quindi nuovo valore. Individua il tipo di format. Non tutti i podcast sono uguali, questo immagino l'avrai capito, nemmeno dal punto di vista dello stile. In quale categoria andrà a finire il tuo podcast? È bene deciderlo subito, perché il tuo pubblico si abituerà a un format piuttosto che a un altro e resterà un po' deluso nel momento in cui deciderai su due piedi di cambiare stile, così, di punto in bianco. Ecco i modelli di podcast tra i quali puoi scegliere. Il podcast in stile corso, senza ombra di dubbio, è uno tra gli stili di podcast più diffusi. Ogni puntata è una nuova lezione e tendenzialmente, ma non è sempre così, gli episodi precedenti sono propedeutici ai successivi. È perfetto per chi vuole insegnare al proprio pubblico una nuova materia, una nuova lingua, delle tecniche nuove. Poi c'è il podcast in stile intervista. Anche in questo caso il nome del modello è già un po' descrittivo. Ogni puntata è un'intervista con un nuovo personaggio, il quale, per diverse motivazioni, deve essere importante e interessante per il pubblico. Poi c'è ancora il podcast itinerante. Qui le puntate vengono realizzate in base alla location di registrazione. Questo tipo di podcast è perfetto per chi si occupa di viaggi, di recensioni, eccetera, eccetera. Il podcast dei casi studio. Ogni puntata viene dedicata all'analisi di un caso specifico relativo appunto ad un business. La crescita lampo di un determinato brand, la gestione di una grande crisi sui social media, il lancio di una startup, insomma, hai tanto tra cui scegliere. Il podcast narrativo. Hai presente gli audiolibri? Ecco, praticamente è il corrispettivo in formato podcast. Ogni puntata è un nuovo capitolo di una nuova narrazione che in teoria dovrebbe trascinare il pubblico dalla prima fino all'ultima puntata. Poi c'è il mix. Forse il podcast sarà un lungo corso, condito con interviste ai big del tuo settore, o forse vuoi fare un corso in una location che è di volta in volta differente, o ancora vuoi fare un podcast itinerante che però dedicherà ogni volta gli ultimi 3 minuti a un'intervista. Ovviamente sei libero di fare quello che vuoi, ci mancherebbe. L'importante è seguire un formato che puntata dopo puntata metta a proprio agio i tuoi ascoltatori.
Registra i primi 3 episodi. Finalmente iniziamo a registrare. Ma perché ti ho detto prima proprio 3 episodi? Perché forse 3 è il numero perfetto? Perché Dante ha scritto la Divina Commedia in 3 cantiche e 33 canti? Ti consiglio di registrare in un'unica soluzione i tuoi primi 3 episodi sui quali appunto si fonderà il tuo intero podcast. Questi saranno le fondamenta del tuo podcast e del tuo nuovo canale di comunicazione. Saranno concentrati sugli argomenti più importanti del tuo business, creeranno una base di conoscenze fondamentali per il tuo pubblico. Non a caso, nel corso delle puntate successive ti ritroverai molto spesso a dire frasi del tipo come abbiamo visto nel primo episodio, oppure come ho spiegato nel secondo episodio, e quindi inviterai implicitamente gli utenti che ancora non hanno ascoltato tutte le puntate del tuo podcast a scaricarle e a ascoltarle. Questo è perfetto perché in questo modo avrai più download, quindi più visibilità. Non sai da quali argomenti partire col tuo podcast? Fai una cosa, individua gli argomenti più letti del tuo blog, oppure fai delle ricerche su Google Trends, che è anche gratuito, per capire quali sono i topic più ricercati all'interno del tuo settore. Promuovi il tuo podcast. Pensa un po', ci sono podcaster che commettono il grande errore di pubblicare dei podcast per poi promuoverli poco o nulla. Non stai trasmettendo su Radio Rai 1 o su Radio DJ, non hai una fetta di pubblico già presente. Parti praticamente da zero e senza promozione il numero dei download non potrà che essere basso, se non bassissimo. Questo vuol dire che la visibilità sarà minima, che il ritorno sarà praticamente nullo e che la tua voglia di fare delle nuove puntate svanirà nel nulla. Vuoi fare in modo che il tuo podcast sia utile per il tuo business? Vuoi aumentare di volta in volta il tuo pubblico? Annuncia ogni tua nuova puntata sui canali social e non avere paura di sponsorizzarla in modo mirato, ad esempio su Facebook. Ma non ti fermare a Facebook. Utilizza tutti i canali in tuo possesso per raggiungere un pubblico potenzialmente interessato a fruire i tuoi contenuti attraverso il podcast. Vuoi realizzare un podcast fatto bene? Inizia col piede giusto, magari seguendo proprio questi consigli che ti ho appena dato. Bene, io ti ringrazio per aver visto il video fin qui e ti do appuntamento alla prossima settimana, ma prima, come mia consuetudine, ti chiedo di iscriverti al mio canale qualora non l'avessi ancora fatto, di attivare la campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui prossimi video. Per ora è tutto, ti ringrazio, alla prossima, ciao!